Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video interessantissimo perché andremo a vedere quali sono i migliori moduli per ogni stile di gioco. Sì ragazzi, avete capito bene, ci sono tanti moduli, ma secondo me quelli che oggi vedremo insieme sono i migliori. Apro e chiudo anche una piccola parentesi, ovviamente sono dei moduli classici e semplici, nel senso che non ci sono grandi stravolgimenti nei moduli che oggi andremo a vedere insieme. Poi ovviamente si possono fare tutte le modifiche del caso e tutte le cose che insomma sappiamo, ma andiamo subito a vedere. Questo ragazzi è un modulo chiaramente che io uso con contropiede veloce, poiché il mio stile, uno dei miei stili di gioco preferiti è il contropiede, anche se come voi potete sapere, almeno i più affezionati che mi seguono di più hanno visto che da poco stavo utilizzando il possesso palla, mi ci sono divertito tantissimo, però comunque poi alla fine della fiera ragazzi il mio stile preferito, il mio modulo preferito rimane comunque sempre alla fine il 4-3-3 o comunque nelle sue tante varianti, come potrebbe essere una anche questa e di conseguenza il contropiede secondo me rimane una delle mie armi più forti. Poi ovviamente ragazzi adesso andremo a vedere, ripeto, i moduli. Lasciate perdere overall, lasciate perdere tante altre cose che non insomma non badateci troppo, perché ovviamente andando a modificare, andando a fare, ci saranno dei giocatori fuori posizione, andremo a mettere magari uno stile di gioco che non è consono, in questo caso a Mourinho, che è l'allenatore di default che abbiamo su questo modulo. Andiamo però ragazzi anche già a vedere prima di tutto come impostare quindi l'allenatore con la tattica giusta. Cioè io vado qui, cambio allenatore, voglio giocare per dire con il contropiede, il passaggio lungo, quindi dopo che abbiamo scelto per dire il modulo che più vogliamo provare, scegliamo un allenatore, lo selezioniamo e poi dopo che l'abbiamo appunto selezionato andiamo a impostare lo stile di gioco squadra, che in questo caso è il contropiede. La identica cosa vale per tutti gli altri, quindi se io volessi giocare per dire con 85 di possesso palla di Xavi, faccio identica cosa, metto possesso palla, Xavi Hernandez come allenatore, quindi seleziono Xavi, vado qui su stile di gioco squadra, metto possesso palla e improvvisamente la mia squadra torneranno tutti i giocatori con l'overall massimo, perché chiaramente si crea l'intesa. Poi apro anche un piccolo focus sul collegamento, appunto perché è importantissimo spiegare questo prima di far vedere questi moduli, perché poi tanto so già che in alcuni moduli, anzi in quasi nessuno, probabilmente il collegamento sarà attivo e qualcuno tanto mi dirà ma c'è anche il collegamento adesso, funziona così, funziona colà. Lo so, infatti lo sto anticipando e il collegamento è praticamente sostanzialmente quella piccola cosa di potenziamento che dà l'allenatore che abbiamo in questione, cioè in sostanza è un booster, ecco, diciamo così, su determinate posizioni. In questo caso nella descrizione dell'allenatore possiamo andare a vedere appunto quali sono i giocatori che preferisce, ma tanto ragazzi senza stare a sbagliare ce lo dice già il gioco, perché ci dice che ci serve un trequartista e l'uomo chiave invece deve essere un CLS giocatore chiave, quindi poi comunque ogni allenatore c'ha il suo. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, andiamo a vedere questi moduli. Allora ragazzi, io partirei praticamente dal possesso palla, quindi tralasciate adesso, ripeto come già detto prima, e infatti ho fatto bene a premetterlo, che i giocatori si andranno a scombinare e vedrete magari degli overall un pochino diversi dal solito, come ad esempio Beckenbauer, come ad esempio Yildiz. Però ragazzi il 4-4-2 è uno stile di gioco che col possesso palla secondo me funziona alla perfezione, cioè ci permette di dialogare molto bene in orizzontale. Poi anche lì magari faremo un focus in un prossimo video su quali giocatori a questo punto conviene mettere, quindi per gli stili di gioco. Infatti volevo fare appunto questi due video abbinati proprio per poi darvi anche a voi la insomma ancora più fiducia in quello che fate, ma soprattutto poter capire meglio magari come funziona anche gli abbinamenti dei giocatori in campo.
Dicevo, il 4-4-2 è un modulo, come possiamo notare, distribuito bene su tutto il campo, ci permette tanto fraseggio, abbiamo comunque tanta densità nella prima parte del campo, di conseguenza, ragazzi, è un modulo, secondo me, per il possesso palla veramente top. Il 4-3-3 idem, ragazzi. Il 4-3-3 è uno di quei moduli che va bene con tutto, possiamo giocare anche col passaggio lungo, ragazzi. Il 4-3 funziona sempre, non c'è da sbagliarsi, anzi è, come ho detto prima, uno dei miei moduli praticamente preferiti in assoluto, in tutte le sue forme, in tutte le sue varianti. Però comunque, ragazzi, il 4-3-3 per me rimane sempre il modulo dei miei primi tempi, da quando ho iniziato a giocare. Il 4-3-1-2, ragazzi, anche questo con il possesso palla è un modulo che fa volare. Se siamo bravi a palleggiare, ragazzi, comunque un modulo che ci dà tanta possibilità di palleggio. Cioè, guardate lì in mezzo, adesso lasciate perdere, ripeto, l'overall di Ildiz e via dicendo, però abbiamo comunque tanta densità. Cioè, adesso oggi non stiamo controllando, ragazzi, i giocatori, stiamo parlando di quali appunto moduli funzionano di più con gli stili di gioco. Dicevo, abbiamo tanta densità, abbiamo tanta comunque anche offensività, perché i giocatori poi non sono dei burattini che rimangono lì fermi. Ovviamente in mezzo al campo si andranno a muovere, col possesso palla magari un po' meno rispetto al contropiede, ok, non lo metto in dubbio, però comunque abbiamo, diciamo, tante soluzioni. Il 4-2-1-3, ragazzi, 4-2-1-3 lo stesso è un modulo che anche questo, sempre della famiglia dei 4-3-3, ragazzi, va benissimo un po' con tutti gli stili, ma soprattutto anche con il possesso palla, perché lì in mezzo possiamo fraseggiare tanto, con gli esterni, con la punta, con l'altro esterno, abbiamo comunque molta copertura. Questo modulo infatti non a caso, ragazzi, è usato da tanti giocatori comunque che militano a livelli superiori rispetto alla nostra media. E poi, ragazzi, il 3-2-3-2, comunque anche questo è un modulo che, se vogliamo fraseggiare molto, ragazzi, e comunque avere scarico sia sugli esterni sia comunque anche in avanti direttamente, è un modulo, ragazzi, che ci permette di farlo molto molto bene. L'unica cosa, chiaramente, con le difese a 3, un po' così come anche per le difese a 5, che questo modulo potrebbe andare bene, l'unica cosa che vi dico, ragazzi, è chiaramente stiamo attenti. In questo caso siamo un bel po' coperti, quindi magari possiamo metterci anche due terzini offensivi, ma nell'altro caso del 3-2-3-2, ragazzi, stiamo attenti un pochino dietro, perché chiaramente possiamo prendere ripartenze che talvolta ci potrebbero far male. Passiamo, ragazzi, invece al contropiede. Quindi il contropiede, io partirei sempre dal 4-3-3, 4-4-2, ragazzi, e questi due moduli sono veramente anche interscambiabili fra di loro a partita in corso, ma sono i due moduli per me per eccellenza, comunque, che racchiudono veramente l'essenza delle squadre, proprio nel vero senso della parola, perché comunque permettono di fare tutto, permettono di difendere, permettono di attaccare, permettono di avere densità. 4-3-2-1, ragazzi, questo modulo è molto divertente per chi l'ha provato, ragazzi. Questo modulo è veramente veramente tanta roba, perché comunque abbiamo densità a centrocampo, abbiamo offensività, poi ripeto, lasciamo perdere gli overall e istruzioni, collegamenti vari, perché quello ovviamente adesso stiamo solo vedendo i moduli, poi ci sarebbe da fare tutto un altro discorso a riguardo per appunto posizioni, overall, collegamenti vari e via dicendo, istruzioni. Poi 4-3-1-2, ragazzi, anche quest'altro modulo, un po' lo stesso del possesso palla. Comunque sono moduli, ragazzi, che sono talmente universali che vanno bene un po' con tutto, con qualsiasi cosa ne vogliamo fare, appunto. 4-1-2-3, l'ho visto, eccolo qui, infatti l'avevo visto prima, ragazzi. Questo è un modulo da contropiede, magari io qui ci metterei due terzini difensivi in questo caso, no? O un DC e un terzino difensivo, però, ragazzi, qui abbiamo tanta veramente possibilità di andare, di ripartire in contropiede e di far male all'avversario, perché comunque, ragazzi, guardate quante persone abbiamo, quanti giocatori abbiamo in attacco. Anche qui, unica piccola pecca forse di questo modulo
a mio modo di vedere, è che comunque non lo so, a centrocampo forse siamo un pelino scoperti. Io magari ci metterei più un trequartista e magari un CC, cioè uno dei due lo farei più CC che due trequartisti, perché comunque ragazzi poi, come detto prima, stiamo analizzando i moduli in versione classica, ma si possono fare poi per fortuna tutte le personalizzazioni appunto che vogliamo. Quindi siamo arrivati al 4-1-2-3 e ragazzi, con il contropiede i moduli con la difesa 3 c'è da dire una piccola cosa, bisogna essere bravi in difesa ragazzi, perché con la difesa 3 la difesa rimane molto alta, dobbiamo avere quindi difensori veloci come dico sempre, ma essere anche noi bravi proprio a saper gestire. Con una difesa 5 il contropiede può funzionare, io spesso e volentieri utilizzo questo modulo quando uso la difesa 5 perché comunque riprende un po' il 4-3-3 e comunque ci dà la possibilità di spingere molto sulle fasce. Quindi comunque ci sono anche qui delle varianti. Con il contrattacco ragazzi, con il contrattacco diciamo che ci sono dei moduli lo stesso che sono interessanti. Io da poco ne stavo usando qualcuno, questo ragazzi è uno dei moduli miei preferiti in assoluto, che va bene anche con gli altri stili, attenzione, anche se prima magari non l'ho nominato, ma va benissimo anche con gli altri stili. Col contrattacco diciamo che questo modulo, il contrattacco come lo definisco io, un mix fra il possesso ragazzi e il contropiede, quindi ci può stare, più che altro l'unica cosa dobbiamo essere bravi in fase di attacco, perché nella zona centrale come possiamo notare siamo molto coperti e secondo me per questo è un gran modulo, perché comunque ci offre molta copertura e quindi magari più facilità di conquistare la palla, però al suo tempo ragazzi quando attacchiamo non abbiamo dei veri e propri esterni, abbiamo dei CLD e CLS. Di conseguenza dobbiamo essere magari bravi noi a mettere i giocatori giusti, a mettere magari delle buone istruzioni individuali, quindi a tutto il team in modo tale che si muova bene e all'occorrenza quindi saper fare la giusta imbucata o magari per un inserimento della punta o comunque di uno dei due esterni. Quindi è un modulo diciamo bello, uno dei miei preferiti, però allo stesso tempo con qualche piccola particolarità. Il 4-3-3 ragazzi come sempre con anche il contrattacco è sempre validissimo perché come già detto prima è il modulo secondo me per raggiungere la perfezione in assoluto, perché il troppo storpia ragazzi se siamo troppo difensivi, se siamo troppo offensivi idem. Il 4-3-3 secondo me è il giusto bilanciamento perché abbiamo comunque tanti uomini in tutti i reparti. Il 4-3-2-1 ragazzi secondo me è un modulo molto divertente, come detto prima funziona molto bene anche con il contrattacco. Il 4-3-1-2 sì lo stesso, questi ragazzi come detto prima sono dei moduli che sono molto universali. 4-2-1-3 è lo stesso modulo un po' di prima solo che con gli esterni più alti, e il 3-2-4-1 ragazzi questo modulo è tanta roba. Diciamo che ci sono poi chiaramente delle personalizzazioni da fare in tutti questi moduli. Secondo me i moduli usati in maniera classica forse veramente, a parte sempre il famoso 4-3-3 o il 4-4-2 o il classico rombo che abbiamo visto prima, ma gli altri ragazzi io qualche ritocchino glielo farei, ma di solito infatti nelle mie formazioni vedete che qualche ritocchino, magari anche semplicemente modificare appena più in basso una posizione rispetto all'altra, la faccio sempre, perché comunque questo ragazzi è anche un po' il bello di questo gioco, a differenza di altri giochi che non ci permettono di personalizzare. Qui le formazioni ragazzi sono fatte appunto per essere personalizzate da noi, ed è per questo che io appunto sto partendo dai moduli classici, perché poi per farvi capire magari orientativamente quale può essere l'idea, per poi andare comunque a modificare noi a nostro piacimento. Diciamo che non ci sono delle cose giuste o sbagliate, nel senso che non è sbagliato se io in questo modulo ci metto, per dire, anziché Ildiz CLS lo metto esterno, perché magari per dire davanti c'ho un Haaland, voglio giocare un po' più con i cross ed ci sta come discorso. Bisogna semplicemente ricordarsi sempre di avere poi alla fine della fiera una squadra bilanciata, di non avere una squadra che sia troppo sbilanciata
o troppo difensiva. Quello si può fare con le istruzioni, con adesso anche la possibilità comunque di usufruire del collegamento, ma con soprattutto gli stili di gioco, sia di squadra che individuali. Perché? Perché chiaramente quelli vanno a influire, le istruzioni. Sono tutte piccole cose, ragazzi, che poi vanno a influire. Però ripeto, non voglio dilungarmi perché faremo poi un video apposito. Poi ragazzi, io abbinerei il via laterali con il passaggio lungo un po' insieme, perché comunque sono due stili di gioco molto simili, solo che uno si sviluppa più per vie centrali, ovvero il passaggio lungo, mentre l'altro si sviluppa un po' più per le vie laterali, appunto come il vie laterali, scusando il gioco di parole. Però sono dei moduli, ragazzi, comunque che sicuramente c'è molto meno palleggio, sicuramente c'è molto meno dialogo fra i giocatori, è soltanto, diciamo, un cercare di andare continuamente avanti e basta, che per carità in alcune situazioni ci può forse anche stare. Diciamo che sono due stili di gioco che non utilizzo più di tanto, anche se non vi dico nulla, nel prossimo video ci sarà una sorpresa, quindi non voglio, diciamo, giudicarli negativamente, perché non sono degli stili di gioco brutti, anzi, ripeto, sono divertenti. L'unica cosa è che magari molti di noi preferiscono fraseggiare e fare un bel gioco piuttosto che cercare solo cross oppure buttare perennemente solo la palla in avanti, che è giusto comunque che sia così. Io ci metto sempre, ragazzi, il 4-4-2, scusatemi, sarò un po' assillato con questi due moduli, ma come detto prima, secondo me sono proprio l'essenza del calcio. Quindi 4-4-2 e 4-4-3 aggiudicati. Ci metterei poi, ragazzi, il 4-2-3-1, perché comunque, come potete notare, ci permette sia di giocare verticalmente, sono moduli anche allo stesso tempo, quindi oltre che ci permette di fraseggiare, come detto prima, sono anche moduli che ci permettono di giocare tutto dritti, cioè se tiriamo su una linea dal portiere fino alla punta, ragazzi, è tutto dritto. Quindi alla fine della fiera sono moduli, guardate come sono disposti anche agli esterni rispetto ai terzini, sono moduli comunque molto verticali e di conseguenza ci permettono di giocare in verticale, sia che sia per vie centrali sia che sia sulla fascia. Questo era stesso, ragazzi, il 4-2-1-3, un altro modulo che ci permette di giocare benissimo con i vie laterali soprattutto, ma anche con il passaggio lungo, perché comunque abbiamo due esterni, magari mettiamo, come detto prima, un bel attaccante forte di testa, ragazzi, e la pappa è fatta. Questo idem, comunque il 4-1-4-1, ragazzi, è un modulo che ci permette di giocare per vie centrali, quindi con i passaggi lunghi, ma anche per vie laterali. 4-2-3-1 l'abbiamo già visto. Il 3-4-3 idem, ragazzi, questo è un gran modulo per chi gioca con i vie laterali. Il 3-4-3 è un gran modulo perché abbiamo tanti giocatori nelle fasce che ci permettono, tramite i loro movimenti e chiaramente inserimenti, di creare diverse azioni pericolose. Io ad esempio qui, per come la vedo io, mi è venuta subito in mente, quando sto modulo magari potrei mettere due terzini mattatori sia a destra che a sinistra, quindi anziché il classico CLD alla prolifica ci metterei magari, per dire, un terzino mattatore a destra e uno a sinistra, in modo tale che si accentrino e gli esterni invece che rimangano più larghi, oppure viceversa, quindi magari due taglio al centro, due giocatori, oppure due seconde punte, quindi che comunque tenderanno ad andare più al centro, e i due CLD e CLS in quel caso magari, ecco, proprio alla prolifica, a fare quindi proprio da su e giù sulle fasce. Quindi, ragazzi, ci possono essere tante soluzioni, ma infatti, come detto prima, ragazzi, non sono due stili di gioco da sottovalutare completamente, sono molto sottovalutati, lo so, ma non sono da sottovalutare completamente. E poi, ragazzi, anche il 3-2-3-2, comunque è un modulo che va bene sia per il passaggio lungo ma anche per le vie laterali. Questo lo stesso, cioè, guardate quanto è verticale, ragazzi, questo modulo. Ma i moduli che sono verticali, ragazzi, comunque ci permettono anche, come in questo caso, di poter giocare con il possesso palla. Attenzione, poi ripeto, eventualmente si può anche rendere ancora più, un pochino più orizzontale, cioè se proprio vogliamo giocare col possesso palla, quindi passaggi stretti, vicini, ravvicinati, e vogliamo tutti i giocatori solo in orizzontale, possiamo farlo. Io, diciamo che
anche col possesso palla vi sconsiglio di mettere una squadra forse proprio completamente in linea, ma comunque di avere sempre dei dislivelli, quindi l'attaccante un po' più su, quell'altro un po' più giù, perché comunque poi alla fine sì, i giocatori è vero si muovono, però talvolta rischiamo di avere comunque in campo delle linee dritte e allo stesso tempo quindi facilmente magari scavalcabili da un ipotetico avversario. Prima di andare avanti ragazzi, io vi ricordo dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Passando al link che trovate in descrizione potete fare questo che appunto vi ho detto, non vi costa nemmeno un centesimo di più, ma semplicemente un modo per supportarmi. Sono aperti per chi volesse anche gli abbonamenti, io ne sarei veramente grato per chi lo farà. Ragazzi, vi ho accennato prima di una novità, ma vi lascio con il fiato sospeso. Prima fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti che ne pensate. Un saluto, alla prossima dal vostro Luca Trani. Ciao!